Marta ha un'edicola in una piccola città dell'Umbria. L'edicola è verde e sta in mezzo alla piazza. Ogni mattina Marta apre la porta alle 6. È autunno e l'aria è fresca. Le foglie gialle cadono sul selciato. Marta prende un caffè al bar vicino. Poi torna e sistema i giornali. Mette le riviste sugli scaffali con ordine. La gente passa e compra il quotidiano. Marta conosce quasi tutti in città. Sa cosa legge ogni cliente. Il signor Bruno compra sempre il giornale sportivo. La signora Elena vuole le riviste di giardinaggio. Un bambino chiede ogni giorno le figurine. Marta sorride e gli dà una caramella. La piazza è tranquilla e piena di luce. Le campane della chiesa suonano ogni ora. Oggi, però, manca una persona. Il vecchio professore non è ancora arrivato. Ogni mattina lui arriva alle 7:30. Compra il giornale e parla del tempo. Ma oggi l'orologio segna già le 8. Marta guarda la piazza vuota. Dov'è il professore? Pensa. Il professore si chiama Aldo. Ha 75 anni e vive solo. Sua moglie è morta 3 anni fa. Da allora l'edicola è la sua compagnia. Ogni giorno lui racconta a Marta i suoi ricordi. Marta comincia a preoccuparsi. Alle 9 chiude l'edicola per un momento. Cammina fino alla casa del professore. La casa è piccola, con le finestre chiuse. Marta bussa alla porta. Nessuno risponde. Bussa di nuovo, più forte. Finalmente sente una voce debole. «Chi è?» dice il professore. «Sono Marta, dell'edicola», risponde lei. Il professore apre la porta lentamente. È pallido e cammina con difficoltà. «Sono caduto ieri sera», dice. «Mi fa male la gamba». Marta entra e lo aiuta a sedersi. La casa è fredda e buia. Marta accende la luce e apre le finestre. Poi prepara un tè caldo. «Perché non hai chiamato qualcuno?» chiede. «Non volevo disturbare», risponde Aldo. Marta scuote la testa. «Gli amici non disturbano mai», dice. Chiama il medico con il telefono. Il medico arriva dopo mezz'ora. Visita la gamba del professore. «Non è rotta, solo una brutta storta», dice. «Deve riposare per qualche giorno». Marta resta fino a mezzogiorno. Prepara una minestra semplice. Il professore mangia con appetito. «Grazie, Marta», dice con gli occhi lucidi. «Da tanto tempo nessuno cucina per me». Marta gli stringe la mano. «Domani torno», promette. Nei giorni seguenti Marta torna spesso. Porta il giornale direttamente a casa. Legge i titoli ad alta voce. Il professore ascolta e commenta. Parlano di storia, di libri, di ricordi. Aldo racconta della sua vita a scuola. Ha insegnato italiano per 40 anni. «I miei studenti ora hanno i capelli grigi», ride. Marta scopre storie bellissime. A volte porta anche il bambino delle figurine. Il bambino ascolta il professore con gli occhi grandi. Una settimana dopo la gamba sta meglio. Il professore può camminare di nuovo. Una mattina torna all'edicola. Marta lo vede attraversare la piazza. Cammina piano, ma con il sorriso. «Buongiorno, professore», dice Marta felice. «Buongiorno, cara amica», risponde lui. Compra il giornale come sempre. Poi resta a parlare del tempo. Le foglie gialle cadono ancora sul selciato, ma ora la piazza sembra più calda. Marta capisce una cosa importante. Un'edicola non vende solo giornali, vende anche compagnia e amicizia. E a volte un piccolo gesto cambia tutto. Da quel giorno il professore porta un dolce. Lo divide con Marta ogni mattina. Loro due bevono il caffè insieme. E la piccola città continua la sua vita tranquilla.